Salve, sono Francesco Apreda, mi trovo qui nella mia nuova location che è il The Pantheon Iconic Hotel. Siamo qui al ristorante Idilio by Apreda. Oggi, giornata importante, parleremo di carpacci. In questo caso vegetale, perché giochiamo con la rapa bianca, la mozzarella di bufala e il floregano, questo fiore di origano molto interessante. Gli ingredienti di questo piatto sono la mozzarella di bufala, le foglie di cardamomo, i capperi fritti, la polvere di cappero, i fiori di floregano, red mustard, zallotti blossom, cardamomo, rapa bianca, fresella, acqua e polpa di pomodoro, salsa di soia, olio d'oliva, sale, brunoise di sedano e pepe. La prima preparazione che vi racconto, perché l'abbiamo preparata in anticipo, perché ha bisogno di 12 ore, è l'acqua e la polpa di pomodoro cruda. Semplicemente vanno frullati 600 g di pomodorini datterini con 4 g di sale, 4 g di zucchero e 4 ml di aceto di vino bianco. Va frullato molto bene fin quando non diventa una polpa ben omogenea e poi va messo con un filtro o con una carza o con uno chinoise a maglie fini tutta la notte, almeno 12 ore, in modo che fuoriesce l'acqua del pomodoro. Quindi una volta che abbiamo estratto tutta l'acqua, prendiamo la polpa di pomodoro e la condiamo con una brunoise di sedano, prima pelato e poi tagliato a piccoli dadini a crudo. E poi ci aggiungiamo dei semi di cardamomo e li andiamo a pestare o andiamo ad aggiungere alla nostra polpa di pomodoro. Un pizzichino di sale e un po' di olio d'oliva. Il secondo step della ricetta è condire la fresella. Con la nostra acqua di pomodoro la andiamo a bagnare in modo che prende questo sapore e si ammorbidisce leggermente, e poi ci aggiungiamo un po' di olio d'oliva, un po' di salsa di soia e la lasciamo per circa 2-3 minuti. Nel frattempo prepariamo le rape. La tecnica qui è una tecnica in osmosi. Utilizzeremo comunque l'acqua di pomodoro per trasmetterla all'interno di questa rapa, che andremo ad affettare in maniera molto sottile. In questo caso io lo faccio con coltello, ma si può utilizzare anche un'affettatrice o una mandolina per vegetali. Poi la andiamo a accoppare in modo da avere dei cerchi ben precisi e quindi poi, come raccontavo all'inizio, andiamo a mettere le rape all'interno della nostra busta, del sottovuoto, ci aggiungiamo l'acqua di pomodoro e poi ci aggiungiamo le foglie di cardamomo per far fuoriuscire un po' tutti i rumori. Le andiamo leggermente a pressare e poi la mettiamo all'interno della busta in questo modo, e poi andiamo alla macchina del sottovuoto e la chiudiamo al massimo in modo che tutto il liquido che c'è all'interno e anche un po' i sentori del cardamomo vanno a finire all'interno della rapa in questo modo. Una volta che poi la fresella si è spugnata leggermente, la andiamo a sminuzzare. Una volta poi che abbiamo chiuso sottovuoto le nostre rape con il cardamomo e l'acqua di pomodoro, ci facciamo un bagno in acqua bollente per 10 secondi e poi raffreddata in acqua e ghiaccio, in modo che il cardamomo sprigioni i suoi sentori, e lo fa a temperature un po' più alte, ma dato che non dobbiamo cuocere le rape ma le dobbiamo solo marinare, quindi ci facciamo questo bagno molto veloce di 10 secondi in acqua bollente e poi acqua e ghiaccio. E quindi il risultato è queste lamelle di rapa aromatizzate con il pomodoro e il cardamomo. Abbiamo tutti i componenti del nostro terzo carpaccio, quindi lo andiamo ad impiattare. Iniziamo mettendo sul fondo del piatto la fresella leggermente condita e imbevuta con l'acqua di pomodoro, la soia. La andiamo a coprire con le fettine di mozzarella rigorosamente a temperatura ambiente. Poi andiamo a coprire gli spazi con la polpa di pomodoro.
Poi quando apriamo la busta con le rape in osmosi tira fuori un liquido, quindi è un succo di pomodoro aromatizzato al cardamomo. Ci aggiungiamo un pochettino di olio d'oliva, un pizzico di sale, lo emulsioniamo e ci andiamo a condire un po' la mozzarella. Una leggera impepatina. Andiamo a chiudere il piatto con delle lamelle poi polvere di cappero, sono dei capperi sciacquati, asciugati, disidratati fino a togliere completamente l'acqua e poi frullati al cutter. Dei capperetti fritti. Lo stesso cappero va sciacquato, asciugato bene e poi fritto in olio di semi di arachidi. E passiamo poi alle guarnizioni, quindi come abbiamo detto andavamo a completare con questi petali di floregano, questo fiore dell'origano, quindi con un sapore molto intenso di origano. Poi della red mustard, una parte importante in questo piatto è che poi ci andiamo a dare un sentore di senape, quindi che è un po' più invadente per la delicatezza del piatto. Per ultimo Zallotti Blossom, è un fiore di basilico che ha anche un leggero retrogusto, oltre che di basilico anche di menta. Un filino di olio extravergine di oliva. Concludiamo la nostra carrellata quindi di carpacci con questo carpaccio vegetale a base di rapa bianca. Divertitevi e buona cucina a tutti.